Mi chiamo Michele Fontana e sono pianista e organista. Vorrei parlarvi del mio ultimo progetto musicale, una novità assoluta, perché è la prima registrazione integrale dell'opera Omnia per tastiera di Girolamo Frescobaldi, eseguita su un pianoforte accordato con il sistema mesotonico. Un vero e proprio esperimento, innovativo, unico e mai realizzato finora, che ha l'obiettivo di riproporre Frescobaldi in una veste rinnovata, con nuovi colori, nuove sonorità e nuove emozioni. Il corpus delle opere che il maestro ci ha lasciato è molto grande. La sua attività di compositore si è concentrata soprattutto sulla musica per tastiera. Circa un terzo delle opere è destinata all'organo, mentre i 2/3 sono destinati al clavicembalo. Ho deciso di registrare la parte organistica seguendo la prassi filologica antica sull'organo Antegnati del 1565 della Basilica Palatina di Santa Barbara a Mantova, mentre ho voluto registrare la parte pianistica, come vi dicevo, sul pianoforte. Questo potrebbe apparire strano a qualcuno, però pensiamo a tutti i concerti pianistici dove tuttora vengono eseguite musiche di Bach o di Scarlatti, oppure a tutti i clavicembalisti italiani obbligatori agli esami di pianoforte al conservatorio. Se eseguire musica antica al pianoforte è ormai una prassi consolidata, perché allora non farlo anche con quella di Girolamo Frescobaldi? Eppure, stranamente, la sua musica non viene mai proposta al pianoforte, forse perché poco conosciuta tra i pianisti, forse perché richiede una conoscenza della prassi esecutiva antica molto approfondita. Avendo io studiato sia organo sia pianoforte, ho voluto e potuto raccogliere questa sfida, unire il mondo antico col moderno, la prassi esecutiva antica con la moderna tecnica pianistica. Ma chi era Girolamo Frescobaldi? Scopriamo insieme la sua figura e l'importanza che ha avuto nel panorama musicale. Frescobaldi nasce a Ferrara nel 1583, studia con i più grandi maestri del suo tempo ed in breve diventa un virtuoso della tastiera. Inizia così ad essere chiamato dai più grandi e potenti cardinali e prelati di Roma. Gira tra le corti italiane più importanti, Mantova, Ferrara, Firenze, fino ad arrivare ad ottenere la carica più prestigiosa che un organista avesse potuto desiderare: organista in Vaticano al servizio del Papa. Ma cosa aveva di speciale Frescobaldi? Egli, come i suoi predecessori, utilizzò il contrappunto per creare composizioni finemente intarsiate con sapienza ed eleganza, ma il suo merito più grande è stato quello di introdurre i sentimenti nella musica per tastiera. Fu un innovatore. Egli non solo creò composizioni perfette dal punto di vista contrappuntistico, ma anche ricche di sentimenti ed emozioni umane, che nel 1600 venivano chiamate affetti. Tornando al mio progetto frescobaldiano al pianoforte, la sfida più grande, ma anche l'opportunità più interessante e creativa, è stata quella di ricreare le dinamiche in una musica clavicembalistica che inizialmente non le prevedeva. Il clavicembalo infatti non permette di suonare piano e forte. Proprio per questo limite nel 1700 è stato inventato il pianoforte, strumento strutturalmente più robusto, dotato di una tastiera molto più estesa, ma soprattutto dotato anche di una grande gamma dinamica dal pianissimo al fortissimo. Ma non ho utilizzato semplicemente un pianoforte, l'ho anche accordato come un clavicembalo, col sistema mesotonico seicentesco, anziché col sistema temperato equabile in uso ai giorni nostri. Nessuno prima di me ha avuto questa idea, e l'ho fatto soprattutto per restituire all'ascoltatore un'esperienza di ascolto più antica e pura, preservando gli affetti contenuti nella musica di Frescobaldi, che altrimenti sarebbero andati perduti utilizzando il moderno sistema temperato equabile. Vi spiego il perché. L'ottava musicale si divide in 12 parti chiamate semitoni. Nel sistema temperato equabile i semitoni sono tutti uguali e regolari tra loro. Questo porta ad avere degli accordi e delle scale che suonano, tra virgolette, alle nostre orecchie in maniera simile in tutte le tonalità. Nel sistema mesotonico antico, invece, i semitoni non sono tutti uguali. Se prendiamo per esempio un accordo maggiore, questo suonerà diversamente alle nostre orecchie in base a dove lo suoniamo sulla tastiera e in base alla tonalità che scegliamo.
Capite bene quindi che un musicista esperto e capace come Frescobaldi potesse giocare con questi suoni al pari di un pittore con i colori e la luce. Realizzare questo progetto musicale, articolato in 10 CD e pubblicato da Fluente Records, è il frutto di anni di analisi e studio della opera intera e della filosofia di Girolamo Frescobaldi. È stato un po' come colorizzare un vecchio film in bianco e nero, scegliendo i colori giusti e mettendoli nel posto dove probabilmente Frescobaldi li avrebbe messi. Sono certo di aver creato sicuramente un prodotto sonoro unico al mondo ed innovativo, un'esecuzione fedele dal punto di vista della prassi esecutiva, ma al tempo stesso moderna dal punto di vista della sonorità. Mi auguro che questo possa aprire nuove vie all'interpretazione della musica antica al pianoforte e nuovi spunti per l'interpretazione della musica di Girolamo Frescobaldi. Un nuovo mondo di affetti, tutti da scoprire. Buon ascolto!